Salve ragazzi e bentornati sul canale. Oggi sono qui per farvi vedere la chiave dinamometrica della Vanco, o meglio questo kit particolarmente adatto per chi come noi si diletta a restaurare moto e motorini o anche semplicemente per la manutenzione degli stessi. Tengo particolarmente a consigliarvi l'acquisto di una chiave dinamometrica. Questo kit costa meno di 50 euro perché senza di essa si possono fare danni veramente gravi e costosi o addirittura irreparabili. Un esempio pratico lo potete vedere in un video dei miei amici di quelli della ruggine, di cui vi metto il link in descrizione. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo a aprire la confezione. Ecco qua il nostro kit. Questo è il documento di verifica, deve essere presente in ogni chiave dinamometrica e comunque in tutti gli strumenti di precisione, dove ci sono le prove effettuate, la data in cui sono state fatte, queste sono le varie forze di accoppiamento e la percentuale di errore riscontrata, che direi è decisamente bassa, per cui questo si qualifica come un prodotto di qualità. Poi troviamo un manuale, breve manuale in tutte le lingue, c'è anche in italiano, per cui resterà facile, ma adesso vedremo insieme come si usa. Qui abbiamo la nostra chiave dinamometrica di buona fattura, direi. Ricordo che tutti i pezzi che compongono il kit sono in acciaio cromo vanadio. Abbiamo due bussoline in dotazione di 8 e di 10. Abbiamo due inserti Torx, ma soprattutto, ed è quello che rende questo kit particolarmente adatto a chi come noi lavora su moto e motorini, è la presenza di due chiavi per candele, una e due, magnetiche, in modo che la candela rimanga attaccata alla bussola una volta svitata, e la presenza anche di questa prolunga con snodo che ci consentono di arrivare anche in punti poco agevoli. Ma a cosa serve la chiave dinamometrica? Fondamentalmente ha il compito di garantire il corretto serraggio tra due parti meccaniche, ovvero di stringere dadi e bulloni alla coppia di serraggio prescritta dal costruttore. Per esempio, per stringere correttamente la candela in modo da evitare di spanare la filettatura sulla testa del motore e di costringerci a doverla sostituire. Oppure il corretto accoppiamento di due parti meccaniche, in questo caso i carter del motore, onde evitare pericolose aspirazioni d'aria che comprometterebbero la carburazione del nostro motore, oppure perdite di olio. Fondamentale, direi, per il corretto serraggio di dadi e bulloni che garantiscano un perfetto accoppiamento di testa e gruppo termico. Ma vediamo adesso come funziona e come si regola. Iniziamo col dire che sulla chiave troviamo una scala graduata in Newton metro che va da 5 a 60, con un range di errore certificato dall'azienda di un più o meno 3%, decisamente in linea con le migliori chiavi dinamometriche in commercio, anche se, come abbiamo visto dal certificato di calibrazione, gli errori riscontrati sono decisamente più bassi. Questo rende questa chiave adatta per la manutenzione di moto, motorini, ma anche bici e qualcosa anche di auto. La chiave è dotata di un pulsante di sgancio rapido che ci consente un fissaggio affidabile e di una sostituzione veloce. Inoltre, sulla testa del cricchetto troviamo una levetta che ci consente di utilizzare la nostra chiave dinamometrica sia sulle filettature destrorse che su quelle sinistrorse, come spesso troviamo sulle trasmissioni.
Per impostare la coppia di serraggio desiderata dovremo abbassare questa ghiera e sbloccare la regolazione. Mettiamo che si desideri impostare una coppia di serraggio di 10 Nm. Dovremo sbloccare la nostra ghiera e avvitare la regolazione fino a che il nostro manico non arrivi con lo 0, eccolo qua, vediamo se si vede, sulla corrispondente riga del 10. In questo caso non va a fuoco, in questo caso avremo il serraggio a 10 Nm. Se invece volessimo un valore di coppia compreso tra quelli stampati sulla chiave, per esempio tra 10 e 15, dovremo regolarlo con questi numeri in bianco sul rosso, ovvero mettiamo che noi vogliamo 12 Nm, siamo a 10, dovremmo scorrere a 10,5, 11, 11,5, 12, fino a che la ghiera non scatta, blocca la regolazione e avremo una coppia di serraggio di 12 Nm. Una volta impostata la nostra chiave andremo a serrare il dado o il bullone. Capiremo di essere arrivati alla coppia di serraggio desiderata quando udiremo questo click. Mi raccomando, una volta arrivato, togliamo la chiave, siamo a posto, non insistiamo perché rischiamo di scombinare tutto. Bene ragazzi, abbiamo visto quanto è importante l'utilizzo di una chiave dinamometrica per non rovinare componenti delicate come quelle del motore, ma è altrettanto importante, e per una questione di sicurezza, quando andiamo a fare dei serraggi su ruote, freni e sospensioni. Le coppie di serraggio le troviamo normalmente sui manuali d'officina che si possono reperire gratuitamente su internet. Io vi metterò sulla community del canale quello che riguarda le vespe. Vedrete che spesso si trovano due valori che non sono il minimo e il massimo, ma il primo si riferisce al serraggio di accoppiamento e il secondo al serraggio definitivo. E mi raccomando, non usiamo mai la chiave dinamometrica per svitare dadi o bulloni. Il selettore di reverse serve per serrare le filettature sinistrorse, come spesso troviamo sulle trasmissioni. Detto questo, io vi metto il link del prodotto in descrizione, precisando che io non ho nessuna percentuale sulle vendite, solo che mi sembrava importante condividere con voi l'importanza di avere un attrezzo del genere in qualsiasi garage. Grazie per aver visto il video e se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like e ad iscrivervi al canale cliccando il logo in basso a destra. Io vi saluto e alla prossima!